Questo è un nuovo video che va a integrare la guida completa al trasferimento in Tunisia, che trovate indicata qui in alto oppure sotto al video nella descrizione. Sento parlare tante persone in rete, alcune su YouTube, e mi rendo conto del perché molti connazionali che conosco si sono trovati in difficoltà con i proprietari di appartamenti. La disinformazione, come sempre, regna sovrana. Vediamo quindi le pochissime regole da tenere a mente, prive di tecnicismi, che vi metteranno nelle condizioni di stipulare un contratto d'affitto in piena tranquillità. E occhio alla fine del video, vi chiarisco un concetto che non tutti conoscono. Il contratto di casa in Tunisia è definito atipico, cioè un accordo di locazione che non rientra nelle tipologie di contratti standard previste dalla legge, ma viene regolato dalle norme generali del Codice Civile e dagli accordi tra le parti. Se vi dicono che esistono dei contratti standard legali, vi mentono. Possono essercene di precompilati con quelle che sono genericamente le cose principali da scrivere, ma poi va adeguato alle esigenze e richieste di entrambi, affittuario e locatore. Diciamo che tecnicamente il contratto di casa ha generalmente una validità di 1 anno che si rinnova tacitamente, indicandolo per iscritto. Si possono scrivere accordi che definiscono quando avvisare il proprietario che si vuole lasciare la casa, quanto tempo il proprietario deve avvisare l'inquilino se gli serve la casa libera, le modalità di pagamento del canone mensile, il deposito cauzionale, che normalmente è una sola mensilità, anche se alcuni ne chiedono 2 quando l'appartamento è nuovo e i mobili hanno un valore importante. Le spese del contratto sono a carico del proprietario, ma non è una regola. Infatti alcuni le addebitano all'inquilino, ma si tratta comunque di cifre modeste, 30-40 euro. Il contratto va registrato al governatorato, alla Recette des Finances, e il proprietario deve fare la denuncia della vostra presenza alle autorità di polizia. Relativamente alla registrazione del contratto alla Recette des Finances, c'è da dire che per quanto riguarda, almeno quello che riguarda noi, la registrazione è necessaria quando siamo appena arrivati in Tunisia per il rilascio del permesso di soggiorno. Successivamente non ne abbiamo bisogno e se il proprietario di casa vuole evadere le tasse, sono problemi che non ci riguardano. Può capitare, quindi non vi impuntate se avete già il soggiorno e pensate di avere trovato la casa giusta. Sempre sul contratto di casa, alcune persone hanno un contratto di 2 anni e 4 anni di validità. Su questo punto c'è da precisare che è possibile, ma vorrei capirne il senso. Mi direte perché? Normalmente in un contratto di 4 anni il proprietario scrive in ogni caso una clausola che gli consente, in caso di necessità, di avvisarvi nei tempi previsti e richiedere di lasciare l'immobile. Quindi chi pensa che fare un contratto di 4 anni possa garantirgli di non dover lasciare la casa prima del previsto si sbaglia. Inoltre, fatevelo dire da chi ha esperienza in questo campo, in Tunisia 1 anno rinnovabile tacitamente è la medesima cosa e costa di meno. Perché? Perché se volete un contratto di locazione di 4 anni, dato che si tratta di contratto tra privati che per legge non può durare più di 1 anno, va anche registrato presso un'agenzia notarile con un piccolo aggravio di spese. Personalmente sono poche le persone che dopo qualche mese di permanenza in un immobile non hanno avuto qualche problemino o problemone che li ha portati a voler cambiare casa. Quindi regolatevi. Qui le regole ci sono, ma tra dire e il fare. Ci sono altri particolari da non sottovalutare nella stipula di un contratto. Ho notato spesso che non viene menzionata la manutenzione annuale della caldaia del gas quando presente. Ricordate che quella ordinaria che si può fare durante l'anno, magari perché la caldaia non funziona al meglio, è a carico dell'inquilino, ma quella annuale dovrebbe essere a carico del proprietario. Va comunque indicato sul contratto. In conclusione, se trovate una bella casa e vi piace, non badate troppo ai cavilli. Assicuratevi che le cose fondamentali siano riportate per iscritto sul contratto.
Le spese condominiali, la manutenzione annuale della caldaia, l'elenco delle cose nell'appartamento, il garage se è presente. Indicate il vostro posto in maniera univoca. Le modalità di pagamento del canone e stabilite un tempo per avvisare se volete cambiare casa. Può essere 1 mese, 3, ma anche 6. Se lo riportate nel contratto e lo firmate entrambi, è tutto regolare. Ma c'è una cosa, come vi ho detto all'inizio, che in tanti non sanno come si deve: l'aumento dell'affitto del canone del 5%. Perché è importante capire bene che si tratta di una legge che consente al proprietario di aumentare l'affitto del 5% ogni anno e attenzione, si tratta di una legge, quindi se non indicata nel contratto il proprietario può applicarla ugualmente. Ecco spesso dove si cela l'inganno. Alcune agenzie e proprietari non parlano dell'aumento, contando sul fatto che non conoscete bene come si applica la legge e voi dal canto vostro pensate «bene, non ha scritto dell'aumento» e poi vi ritrovate l'anno successivo con l'aumento applicato al quale non si può dire nulla. Come risolvere? Più semplice di quanto si pensi. Nel contratto si scrive una clausola nella quale il proprietario indica chiaramente che rinuncia all'aumento del 5% annuo per un numero di anni che concorderete insieme. Solo così, trattandosi di una legge, il proprietario non potrà applicarla. Chiaro, no? Un'ultima cosa riguarda la casa. Oggi sono diversi gli appartamenti che dispongono di una cisterna dell'acqua che vi garantisce una erogazione continua anche se viene a mancare. Sento molto spesso parole tipo «qui non manca mai» e poi quando viene a mancare è il primo anno che è così. L'ho sentita tante volte. Il mio consiglio? Se siete al piano terra, in questo caso potreste non avere problemi di mancanza d'acqua, anche se l'avreste comunque con una pressione molto bassa, spesso non sufficiente a far partire la caldaia per l'acqua calda. Ma attenzione, ho detto potreste. Ma se siete al primo piano o più su, il mio personalissimo consiglio è di cercare altro, perché vivere senza acqua è un incubo che inizia già da marzo e si protrae fino a settembre inoltrato. 2 parole sulle agenzie per non farvi trovare impreparati. Alcune si fanno pagare la visita facendovi compilare un modulo denominato appunto modulo per visita. Ma non tutti vi chiedono il pagamento a fronte della compilazione del modulo, ma chiaramente lo dovrebbero dire preventivamente. Voi, per buona norma, chiedetelo per primi, per non avere sorprese. Le agenzie tendenzialmente prendono il 5% della locazione annua, che è abbastanza meno di un affitto che è invece quel che chiedono in molte. Inoltre, tenete ben presente che se prendono la commissione devono garantirvi un supporto per tutta la durata del primo anno di locazione, inclusi i contatti con il proprietario se avete malfunzionamenti. Trovo molto corretto da parte di alcune agenzie scrivere un contrattino che indica i servizi che offre la stessa a seguito del pagamento della commissione. La registrazione del contratto, per esempio, i vari giri per uffici, normalmente sono questi i servizi che dovrebbero essere inclusi, ma se non sono scritti da qualche parte, potrebbero non garantirveli. Diciamo che avete tutte le basi necessarie ora per affittare case in Tunisia senza farvi prendere in giro da chi, con giri di parole, vi fa perdere un anno di tempo con la casa sbagliata. Nel prossimo video parlo di come sceglierla la casa, dei problemi più comuni che ho riscontrato personalmente e mi hanno raccontato tanti connazionali come voi. Continuate a seguire il Diario Tunisia, il vostro trasferimento consapevole.